Grazie a tutti di essere intervenuti. Vedo che continuano ad entrare partecipanti, ma ormai siamo 43, ce ne attendiamo una cinquantina, quindi insomma potremmo iniziare. Inizio allora dando qualche... Mi sentite? Sì? Sì, tutto a posto. Io non ho un ritorno audio buono, ma va bene. Quindi ho capito che mi sentite. Niente, quindi benvenuti. Questa è in realtà il primo vero intervento tecnico di questa serie di incontri tecnico-formativi organizzati nell'ambito di un progetto Interreg Italia-Slovenia, B-Diversity. Il titolo di questi incontri l'abbiamo definito come Rete Natura 2000, Sistemi Agrozootecnici e Biodiversità. Quello che volevo dirvi prima di dare la parola al relatore è che abbiamo fatto un primo incontro la scorsa settimana, il 18 di gennaio, nell'ambito del quale abbiamo presentato il progetto, il dottor Santagliano ha presentato il progetto B-Diversity e ho dato conto dei 10 eventi in programma. Questa presentazione è stata registrata e quindi è possibile rivederla a questo indirizzo, ma ritengo che l'organizzazione vi abbia già mandato il link per poterla vedere su YouTube. Velocemente per dire che i 10 incontri, il primo dei quali è quello odierno, avranno come contenuto il primo, quindi quello di oggi, la rete Natura 2000 in regione, il sottotitolo è Principi generali, distribuzione territoriale, misure di conservazione e piani di gestione. Poi a seguire parleremo di sistemi agricolo-zootecnici inseriti in contesti di alto valore naturalistico in relazione alla biodiversità, di servizi ecosistemici, ancora di flora di interesse apistico, diciamo tra obiettivi produttivi e un importante servizio che è quello dell'impollinazione. A seguire ci sarà un intervento dei colleghi del laboratorio apistico regionale sull'importanza delle aree naturali per il mantenimento della salute delle api. Parleremo poi, come ho anticipato la volta scorsa, non solo di api domestiche, ma anche di impollinatori selvatici e di eventuali interazioni tra questi e le api domestiche. Descriveremo i siti Natura 2000 nell'ambito dei quali abbiamo sviluppato le prove di campo nell'ambito di questo progetto, che sono il Greto del Tagliamento, il Carso Triestino e Goriziano. Daremo la parola ai due esperti apistici che ci hanno supportato nelle prove di campo in questo progetto. Il titolo del loro intervento è L'apicoltura nelle aree 2000, rappresentano un'opportunità concreta, quindi ci parleranno di problemi e di opportunità in questo senso. La penultima relazione, abbiamo chiesto alla Regione come sostiene il settore e diciamo quali sono i servizi che vengono pagati agli apicoltori e che tipo di sostegno viene erogato. Ultimo intervento, daremo conto dei risultati delle prove in campo nell'ambito del progetto e anche cercheremo di capire quali possono essere le ricadute pratiche di questi risultati. Ma vi introduco un po' nella relazione di oggi. La relazione di oggi ha come titolo La rete Natura 2000 nella regione Friuli Venezia Giulia, dicevo prima, e il relatore è il dottor Pierpaolo Zanchetta, che si occupa in particolare della tutela degli ambienti naturali e delle aree protette regionali al servizio biodiversità
della direzione regionale agricoltura, in realtà direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della regione. La volta scorsa dicevo che il servizio biodiversità, oltre a occuparsi ovviamente di questo tema, oggetto della presentazione, si occupa di molte altre cose, quindi in particolare promuove il recupero e il miglioramento e l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico, coordina le attività dei parchi, delle riserve, delle aree naturali, tiene 2 banche dati importanti che sono quelle dei prati stabili. Vi ricordo che in regione c'è una legge regionale che è la 9/2005, molto importante, che consente di mantenere i prati stabili e la biodiversità indotta, cura la tenuta e l'aggiornamento della banca dati sulla biodiversità. La volta scorsa dicevo che il servizio biodiversità realizza e partecipa a molti progetti nazionali, internazionali. Citavo il progetto LIFE Magredi Grassland che, dicevo, si è classificato secondo al premio europeo Natura 2000 dedicato ai migliori esempi di gestione dei siti Natura 2000 in Europa. Detto questo, io passerei la parola al dottor Zanchetta, devo interrompere la condivisione e lo prego di inserire la sua presentazione. Buongiorno a tutti. Ecco, quindi io lascio la parola al dottor Zanchetta. Vediamo se adesso no. Devi disabilitare la condivisione perché io possa condividere. Mi sta bloccando. Ci sono riuscito? Sì, ci sei riuscito, sì. Sì, scusatemi, io non uso questa piattaforma per cui sono un po' indicappato. Ecco qua, chiudo anche il mio audio. Prego. Adesso invece chiedo io conferma se vedete la presentazione. Sì. Benissimo, allora possiamo incominciare. Eventualmente vi già anticipo che se ci sono domande specifiche, siccome affronteremo temi diversi, eventualmente chiedete di intervenire. Se c'è qualcosa di poco chiaro me lo potete già chiedere. E poi eventualmente alla fine ci sarà un po' di spazio per alcune domande, magari più generali, insomma, su argomenti più generali. Più o meno come tempo abbiamo 1 ora e mezza, mi sembra. Quindi iniziamo perché abbiamo molte cose da dire. Eventualmente se arrivano domande in chat chiedo al professor Bovolenta di comunicarmelo perché magari non riesco a seguire tutto. Sì, come no. Allora, iniziamo con una domanda. Aree naturali o aree ad alta biodiversità? Questo è il problema. Visto che parliamo di Natura 2000, che è la strategia europea a tutela della biodiversità, dovremo appunto chiarire quale può essere la differenza, e poi lo vedremo, tra un'area naturale, diciamo, genericamente detta, e un'area a tutela della biodiversità. Credo che per capire che cos'è Natura 2000 sia necessario, più che spiegare che cos'è, sia necessario spiegare a cosa serve, come funziona e a cosa serve. E quindi andiamo appunto a vedere un po' cosa serve Natura 2000. Scusate che la presentazione io non la vedo procedere. Sì, adesso sì, è molto lenta. Allora, definiamo che cos'è la biodiversità, in particolare in Friuli Venezia Giulia. Io non vi darò delle spiegazioni, diciamo, di tipo tecnico-scientifico, ma molto più pratico-gestionali, diciamo.
Nella nostra regione la biodiversità può essere rappresentata da queste due immagini, in quanto questi sono due dei siti Natura 2000 individuati nella nostra regione. Da quello a una quota più bassa, quindi circa 20 metri sul livello del mare, sotto il livello del mare, le pietre di San Pietro e Bardelli all'Arco di Grado con delle formazioni coralligene, e fino alla cima del Monte Coyans, che è il monte più alto della nostra regione, 2780, e questo vi dà già l'idea di quante forme di vita diverse si possono incontrare in questo gradiente, che ovviamente non è solo un gradiente altimetrico, ma anche climatico, anche biogeografico, e quindi noi, pur in un territorio molto limitato, diciamo che in meno di 2 ore si possono raggiungere, almeno avvicinarsi a questi due luoghi in automobile, quindi un territorio molto limitato, godiamo di una biodiversità estremamente alta, per non solo una diversità di territorio, ma anche per una localizzazione. Il fatto di essere in questo, diciamo, snodo tra l'area mediterranea, l'area continentale e l'area balcanica fa sì che qui si concentrano anche una serie di specie che hanno una provenienza molto, molto lontana. Cioè, noi dal punto di vista biologico, esattamente come dal punto di vista culturale, vorrei dire, siamo un punto d'incontro tra diversi sistemi che qui hanno i loro punti di estensione più estrema, e quindi si incontrano specie il cui areale centrale è molto lontano da qui. La definizione standard di biodiversità è quella di una varietà di forme di vita, quindi di una varietà di specie all'interno di un habitat. Questo è quello che più o meno tutti sanno. Quando parliamo di biodiversità ci immaginiamo tante forme di vita diverse. In realtà questa è un aspetto che deve essere affiancato da altre definizioni che sono ancora più importanti, che vanno una, diciamo, verso situazioni più di dettaglio e una invece verso situazioni più generali. Prima di tutto è molto importante, e in questo frangente, diciamo, gli aspetti gestionali sono molto importanti, è importante anche che ci siano un mosaico di habitat all'interno di un territorio, cioè che ci siano dei paesaggi diversi, perché c'è un livello, diciamo, più strutturale di biodiversità che non riguarda esclusivamente le specie, ma riguarda proprio la composizione degli habitat all'interno del territorio, e quindi la formazione di paesaggi coerenti. Sappiamo che un habitat, diciamo, le sequenze tra un habitat e un altro non sono casuali, rispettano determinate regole, e quindi esiste una possibilità di individuare una coerenza dei paesaggi sul territorio. E questa coerenza è un elemento che aumenta la forza, oggi si direbbe la resilienza, di una specie all'interno di un determinato habitat. E poi invece, e non è meno importante, è la diversità di individui e popolazioni all'interno di una specie, e alla fine anche la diversità genetica tra gli individui di una specie stessa. Noi stiamo conservando alcune specie nella nostra regione che sono presenti con, diciamo, alcune migliaia di esemplari all'interno del pianeta Terra e forse all'interno dell'universo, e ovviamente il rischio effettivo è che, nonostante queste specie siano vive, ma la diversità genetica tra i loro individui non sia così variata da poter garantire quella sicurezza alla conservazione della specie. Quindi al di sotto di un certo numero, anche se la specie è vitale, in realtà c'è un rischio effettivo di estinzione, proprio perché si arriva a delle situazioni di collo di bottiglia e quindi di uniformità genetica tra gli individui, che è la premessa per l'estinzione effettiva. E quindi
questa gradazione della biodiversità è molto importante nel momento in cui si affronta un problema di gestione della biodiversità sul territorio. Prima il professor Bovolenta parlava anche di servizi ecosistemici. Noi tendiamo a dire, anche se in realtà non è un'affermazione corretta al 100%, che laddove c'è alta biodiversità c'è anche alta fornitura di servizi ecosistemici, che vedete sono elencati in questa slide sotto. In realtà non è esattamente così, però adesso lo teniamo per buono, sicuramente è un principio generale che vale. Laddove c'è alta biodiversità ovviamente c'è una grande stabilità ecosistemica, e questa è la garanzia per la fornitura di tutta una serie di servizi ecosistemici. Se poi noi, come sempre, abbiamo bisogno di spingere in particolare su un servizio ecosistemico, ecco che allora magari potremmo anche aver bisogno di una biodiversità leggermente ridotta. Però in termini generali il principio vale. E biodiversità è una premessa per la fornitura di servizi ecosistemici. E ovviamente i servizi ecosistemici ci servono anche per motivi economici, in quanto facciamo fare alla natura gratuitamente quello che altrimenti dobbiamo fare noi con costi economici molto rilevanti. Pensate a che cosa costa un depuratore rispetto a quello che fa normalmente un corso d'acqua che depura le acque senza bisogno di alcun investimento di fondi pubblici. Quindi possiamo sintetizzare che la biodiversità è un valore perché conserva il risultato momentaneo, ancorché imperfetto, dell'evoluzione, perché l'evoluzione è sempre attiva. La biodiversità ci serve in quanto sorregge l'antroposfera e consente le possibili evoluzioni future. Noi di solito guardiamo una frazione temporale molto ridotta, che è quella che ci interessa, però dobbiamo sapere che le nostre azioni possono influire su una evoluzione biologica che può proseguire per milioni di anni dopo di noi. E la biodiversità ci conviene perché appunto ci fornisce dei servizi ecosistemici, economici e non economici, in cui il principale servizio ecosistemico, e forse quello che è più difficile da valutare, è la stabilità del sistema ecologico stesso. Il fatto che noi, nonostante tutte le dinamiche che avvengono all'interno degli organismi viventi, più o meno fuori dalla finestra, a seconda delle stagioni, vediamo sempre lo stesso paesaggio. Quindi quel paesaggio rimane stabile anche se all'interno avvengono tantissime cose. Ecco, questa stabilità non è scontata. Si dice che appunto la biodiversità sia il sistema immunitario dell'umanità, e in questo periodo ce ne stiamo rendendo tutti conto con quello che sta avvenendo. E adesso appunto torniamo alla domanda iniziale: perché difendere la biodiversità e non la natura? Che differenza c'è tra questi due concetti? E qui introduciamo un altro elemento, che è quello degli ambienti, degli habitat secondari, cioè di quegli habitat ad alta biodiversità, ad altissima biodiversità, che in realtà sono il frutto dell'interazione tra l'uomo e l'ambiente. La cosa non deve stupire. Di fatto ogni organismo vivente interagisce con il proprio ambiente, diciamo, costituisce una parte dell'ambiente e interagisce con l'ambiente. Quindi nel momento in cui il famoso castoro costruisce la diga, di fatto sta adattando l'ambiente alle proprie esigenze. Quello specchio d'acqua è un habitat secondario rispetto al castoro che l'ha costruito. E noi ovviamente facciamo questo con un po' più di forza e di efficienza di quanto ne fa il castoro, non sempre con altrettanta lungimiranza. E queste che vedete in blu erano le zone umide, le torbiere, le zone umide in generale del Friuli nel 1920, e in rosso vedete quelle rimaste all'anno 2000.
queste aree rosse sono in realtà delle aree alle quali noi ci dedichiamo molto, gran parte sono proprietà regionale, e sono i biotopi e i siti Natura 2000 più preziosi della nostra regione. Entrambe sono habitat secondari, nel senso che anche le torbiere venivano utilizzate in un'economia di sussistenza per produrre strame, per produrre quei pochi prodotti che comunque potevano servire. Oggi queste torbiere sono un altro tipo di habitat secondario, non producono più nulla dal punto di vista economico, se non forse, diciamo, turismo, ricerca scientifica, anche cultura, però di fatto non producono dei prodotti utilizzabili nel mondo agricolo e vengono mantenute comunque artificialmente dal lavoro, in questo caso degli operai regionali o dalle aziende agricole che prendono in gestione o che gli viene affidato il lavoro da compiere per sfalciare, per mantenere, diciamo, per bloccare l'evoluzione di queste torbiere. Quindi qui introduciamo un concetto. Per conservare un habitat noi dobbiamo bloccarne l'evoluzione. Questa già è una cosa che potrebbe stupire alcune persone. E questa è la differenza tra la naturalità e la biodiversità. La naturalità porterebbe questo territorio sostanzialmente a evolvere verso un bosco omogeneo, a seconda poi delle quantità d'acqua che interessano le diverse zone. Noi di fatto stiamo bloccando questa evoluzione mantenendola a uno stadio iniziale, quello della prateria umida o quello della torbiera sfalciata, perché è quello che in questo momento garantisce la massima diversità biologica, quindi garantisce la conservazione di quelle specie a rischio di estinzione che qui sono state trovate, diciamo, dopo le grandi bonifiche che hanno ridotto questo tipo di habitat a pochi lacerti. In queste zone sono state trovate delle specie e noi abbiamo deciso, in modo del tutto unilaterale, di bloccare l'evoluzione in quello stadio. Potevamo tornare indietro nel tempo, potevamo lasciare che il tempo scorresse, questa è una scelta gestionale, perché conservare quella specie che è il risultato di una certa dinamica temporale e non altre specie che magari potrebbero vivere in quei territori se noi riportiamo le lancette del tempo indietro oppure se le lasciamo andare avanti. Penso a un caso attuale che abbiamo, diciamo, di un habitat di dune grigie con una prateria, diciamo, su duna grigia, su duna fossile, con un processo di avanzata della pineta sempre su duna. Entrambi sono habitat di altamente rari. Sta a noi con le nostre capacità gestionali decidere quanto dell'uno e quanto dell'altro deve rimanere, altrimenti, diciamo, l'habitat che attualmente noi vediamo sotto i nostri occhi, cioè la prateria su duna grigia, che è un habitat molto raro, scomparirebbe per l'avanzata, per l'evoluzione verso la pineta su duna grigia, che è un altro habitat estremamente raro. Tutti e due non possiamo averli, se non al 50%. E questo è un altro esempio di differenza tra biodiversità e naturalità, molto, molto diverso, nel senso che qui siamo in Vallalba, prima che diventasse una riserva naturale, è anche molto di attualità, direi, visto quello che sta succedendo in queste ore. Quello che vedete non è una pista da sci, ma è il tracciato di un metanodotto che appunto importa, almeno al momento importa ancora gas dalla Russia. Vediamo fin quanto lo importerà. La scelta gestionale che è stata fatta in questo caso è quello di non ripristinare il bosco. Qui c'era bosco, siamo in un'area naturale,
era già un sito Natura 2000, questo, quello dello Zuc del Bor. Non era stata ancora istituita la riserva, ma comunque sapevamo che era un'area di alto valore naturalistico. E qui si è scelto di ripristinare una prateria al posto del bosco, semplicemente per aumentare la biodiversità, la diversità biologica, anche per dare spazio ad alcune specie di poter trovare aree di pascolo all'interno di questa zona che si stava rimboschendo, ovviamente, come tutta la montagna. Quindi abbiamo colto l'occasione di questa grande opera che di fatto lacerava il territorio, in realtà per fare una scelta gestionale di questo tipo. Quindi pensare alla biodiversità e non pensare alla naturalità, che avrebbe significato diciamo, imporre la ricostituzione del bosco che c'era. Quando parliamo di biodiversità, di perdita di biodiversità, l'associamo ad altri grandi azioni che noi sappiamo fare sul pianeta Terra, e questo ne è un esempio. Questo è uno studio del Centro per la Resilienza di Stoccolma del 2009, presentato alla conferenza di Rio, non quella originaria, ma quella, la seconda edizione, diciamo, in cui in qualche modo, ovviamente dietro questo ci sono dei calcoli ben precisi, ma questa è la rappresentazione grafica, per dire che in realtà il cambiamento climatico, ecco, questi sono i cosiddetti 9 confini planetari, cioè le 9 crisi del pianeta Terra individuate dandogli una sorta di magnitudo, e l'elemento critico è quando supera la dimensione della Terra e va oltre. Quindi vediamo il cambiamento climatico, che è considerato, diciamo, il principale problema che noi dobbiamo affrontare, sicuramente supera i confini planetari, però in realtà non è un elemento così critico come, da una parte, il ciclo dell'azoto, che è totalmente fuori controllo, e la perdita di biodiversità, che è anch'essa totalmente fuori controllo. Nel senso che mentre sul cambiamento climatico ci sono delle politiche a livello globale che stanno aggredendo questo problema e cercando di risolverlo in modo più o meno efficiente, sul tema perdita di biodiversità non c'è una politica di livello planetario. C'è una politica molto forte, molto avanzata a livello di Unione Europea, questo sì, e si chiama Natura 2000, ma questa politica non è condivisa e non è mai diventata una strategia di livello mondiale, e quindi anche se noi possiamo, diciamo, operare correttamente, peraltro operare correttamente nel luogo più artificiale del mondo, che è l'Europa, perché è quello che più è stato trasformato, ma purtroppo nel resto del mondo ovviamente i problemi sono visti in modo diverso e questo approccio non c'è. Un'altra rappresentazione molto fanciullesca, se volete, di che cosa significa perdita di biodiversità è questa rappresentazione della piramide diciamo, ecologica, della piramide trofica, dai vegetali fino ai superpredatori, che può essere un animale ma può essere anche un uomo. Che cosa facciamo noi quando riduciamo il numero delle specie che sono, passatemi il termine, sotto di noi? E noi facciamo questa operazione qui, quindi riduciamo la base della piramide sopra la quale noi stiamo, e a forza di ridurre la base della piramide sulla quale noi ci reggiamo, è chiaro che quella piramide diventa sempre più instabile e rischia che tutto il sistema crolli. E quindi l'importanza di mantenere un numero di specie ampio significa proprio mantenere una base solida per la piramide sulla quale noi ci divertiamo a stare. E a questo punto vediamo che cosa fa la regione per la biodiversità. Parliamo di aree, di superfici, e sostanzialmente individuiamo 3 categorie. Le aree naturali protette, e questo termine aree naturali protette deriva
dalla legge nazionale sulle aree naturali protette, che è la legge 394 del 91, quindi non è un termine usato a caso, e quindi parliamo dei parchi naturali, delle riserve naturali, parliamo dei biotopi. È un po' il vecchio modo, quello di origine sostanzialmente statunitense, di tutelare la natura. Tutelare la natura ma non tutelare la biodiversità, o meglio, si tutela anche la biodiversità, però l'approccio era quello di tutelare una parte del territorio e spesso di non costituire una rete e magari di lasciare che quello che avviene fuori di queste zone sia diciamo, un'attività libera, mentre in queste zone ci sia un'attività molto vincolata, molto controllata. Questo era l'approccio, diciamo, che si è sviluppato in tutto il mondo dal 1800 in poi. A fine degli anni 2000, diciamo a fine del Novecento, no, a fine del Novecento, nasce Rete Natura 2000, che ha una concezione completamente diversa. E dopo entriamo nel merito di capire qual è la differenza. Che istituisce delle zone che si chiamano, qui forse c'è stato poca biodiversità linguistica, perché si è deciso di chiamare queste zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, cosa che ovviamente per i non addetti ai lavori crea moltissima confusione. Sono due tipologie di zone. Queste sono le due grandi famiglie, diciamo, di azioni per la protezione della natura e della biodiversità. Poi c'è una categoria in cui ho messo dentro tante altre cose diverse, che non sono così strutturate. Prima il professor Bovolenta ha parlato della legge regionale sui prati stabili, quindi sono politiche specifiche su singoli elementi. Poi vedremo che cosa sono le aree Ramsar, a tutela degli uccelli migratori, che cos'è il patrimonio mondiale UNESCO dal punto di vista degli elementi naturali, che cosa sono le riserve della biosfera, che è un'altra tipologia di aree riconosciute dall'UNESCO, che cos'è la rete ecologica regionale istituita col piano paesaggistico regionale. Quindi ci sono due famiglie grandi, che sono la famiglia più anziana, quella dei parchi e delle riserve naturali, e la più giovane, quella dei siti Natura 2000, e poi ci sono tante altre cose che appartengono a un'ulteriore categoria. Qui le ho rappresentate in modo un po' schematico. Vedete in blu il sistema delle aree protette, in verde quello Natura 2000 e sotto ho fatto quel quadrato arancio con le altre tipologie di zone. Distinguiamo tra le aree protette propriamente dette della legge 394/91, che per dirla in modo molto spiccio sono quelle in cui è vietata la caccia, sono quelle in cui l'attività venatoria non si pratica, e questo le distingue dalle altre. Sono i parchi naturali regionali, sono le riserve naturali regionali. Nella nostra regione abbiamo anche delle riserve naturali statali e un'area marina protetta che è sempre di origine statale. Quindi abbiamo aree istituite dallo Stato e aree istituite dalla regione. Poi ci sono altre tipologie di aree che non sono propriamente aree protette, ma sono aree naturali di alto valore, che sono i biotopi naturali e i parchi comunali. Natura 2000 molto più semplice, perché due tipologie di zone, le abbiamo già viste prima: zone di protezione speciale che derivano dalla direttiva uccelli e zone speciali di conservazione, che sono quelli che noi correntemente chiamiamo SIC, perché finora si chiamavano SIC e tutti li hanno conosciuti come SIC. In realtà il SIC è una fase transitoria, un po' come una fase larvale, una fase iniziale. Poi quando il sito è riconosciuto e dotato di misure di conservazione, poi vedremo cosa sono le misure di conservazione, insomma le regole di tutela, cambia nome e diventa zona speciale di conservazione. E poi appunto abbiamo tutto il resto, le aree Ramsar, i prati stabili,
poi vabbè, vedremo un attimo cosa sono le aree wilderness e i siti UNESCO. Poi vi lascerò le slide, quindi qui ci sono gli articoli di legge su questi temi, i riferimenti normativi su cui adesso non mi soffermo. Vi lascio anche il riferimento a quelle scritte grigie barrate, perché sono quelle aree, quelle tipologie di aree che sono state eliminate dalla recentissima legge di riforma della legge regionale sulle aree protette, che è proprio del dicembre dell'anno scorso, quindi recentissima, anzi proprio questa settimana abbiamo avuto la notizia che non è stata impugnata dal governo, quindi è totalmente operativa, che ha appunto abrogato questi diciamo, fossili di aree naturali protette che non servivano più e sono state insomma, eliminate. In realtà sono state eliminate perché erano già tutte ricomprese in altre tipologie, in particolare da Natura 2000, quindi non è che abbiamo perso aree, anzi. E, sotto ci sono tutti i riferimenti anche per Natura 2000, magari per i più addetti ai lavori o i più tecnici, magari torniamo indietro un attimo. Dico questa cosa, c'è un processo diciamo, di individuazione di questi siti, per cui per quanto riguarda le ZPS, quindi le zone individuate in base alla direttiva uccelli, prima si individuano le Importance Bird Area, le IBA, quindi le aree importanti per gli uccelli, che è una prima ricognizione. All'interno di queste si individuano quelle che sono effettivamente protette. Quindi prima è una ricognizione scientifica, poi dentro queste IBA si individuano le ZPS, che sono quelle che invece hanno un valore legale. Un processo analogo è avvenuto in Italia, nel senso che prima c'è stato uno studio che ha individuato i siti di interesse nazionale, i SIN, magari che non sono quelli che non confondiamo con i SIN, quelli delle aree, dei siti inquinati di interesse nazionale. Questi sono i siti invece di tipo naturalistico. Comunque, se qualcuno sente parlare di SIN, sappia che sono questa ricognizione che è stata fatta e sulla base di quella poi le regioni hanno individuato i SIC, i siti di importanza comunitaria, che come ho detto prima, una volta dotati di misure di conservazione, diventano zone speciali di conservazione. Questa è sicuramente la parte più noiosa e burocratica della vicenda. Non entro nel merito di queste indicazioni legislative, ve le lascio perché se uno dovesse approfondire ha tutti i riferimenti delle normative che istituiscono queste tipologie di zone. Prima abbiamo visto le aree protette regionali e i siti Natura 2000, ricordo appunto che nella nostra regione ci sono anche 2 riserve naturali statali, poi vedremo dove sono, e un'area marina protetta, che è quella di Miramare. Ecco, poi ci sono le aree Ramsar. La convenzione di Ramsar è una delle più antiche convenzioni a tutela della natura. Ramsar è una città dell'Iran e nel 1971 è stata fatta questa convenzione internazionale che tutela le zone umide di importanza internazionale per le migrazioni. Quindi sono aree sparse in tutto il mondo e sono sostanzialmente le grandi lagune, le grandi zone umide dove si raccolgono milioni di uccelli migratori nel loro passaggio da una zona all'altra. Nella nostra regione abbiamo 3 aree riconosciute dalla Convenzione di Ramsar. Poi abbiamo una legge regionale sui prati stabili che tutela appunto circa più di 7.000 particelle di singoli prati di tipologia diversa. I prati stabili solitamente sono quelli aridi, magredi, però ci sono anche prati umidi e altre tipologie di prateria. C'è una delibera regionale che tutela anche le cosiddette aree wilderness, che sono delle piccole aree forestali
di proprietà regionale che vengono lasciate alla libera evoluzione, quindi in cui non c'è una gestione forestale attiva, ma c'è una gestione forestale attenta a lasciare alla libera evoluzione queste particelle di foreste già vetuste. Quindi, come vedete, c'è molte tipologie diverse di aree. Vale la pena vederle, iniziare a vederle. Questa è una rappresentazione un po' schematica che vi fa vedere le 18 aree protette, quindi ai sensi della legge regionale 4296, che coprono circa il 7,23% del nostro territorio. E ovviamente non le passo una a una, ma ve le illustro a gruppi. Abbiamo i 2 parchi naturali regionali, che sono il numero 1 e il numero 2, Dolomiti Friulane e Prealpi Giulie. Le Dolomiti Friulane sono anche riconosciute come uno dei 9 sistemi del sito UNESCO delle Dolomiti, e invece il numero 2 è il Parco delle Prealpi Giulie, che è riconosciuto come Transmondari Park, quindi parco transfrontaliero, insieme al Parco Nazionale del Triglav in Slovenia. Poi abbiamo tutte le riserve naturali. Le riserve naturali ce ne sono 3 in territorio montano e tutte le altre sono lungo la costa e sul Carso, quindi sono tutte concentrate nella parte meridionale della regione. E abbiamo appunto 2 riserve naturali statali, che sono quelle di Cucco e Rio Bianco a Malborghetto, zone quasi inaccessibili, difficile accessibilità, quindi sono proprio delle aree, in questo caso effettivamente wilderness. E poi abbiamo l'area marina protetta di Miramare, appunto attorno al castello di Miramare. Vedete che ho indicato 3 aree Ramsar, che corrispondono alle Foci dello Stella, alla Val Cavanatta e alle Foci dell'Isonzo, e abbiamo 2 aree MAB, che sono le riserve della biosfera UNESCO, che sono Miramare e il parco, non il parco, e l'area delle Alpi Giulie, l'intera area delle Alpi Giulie, che comprende, diciamo, che è come corarea al parco, ma che si estende anche su altri comuni attorno all'area del parco delle Alpi Giulie. 7,23%. E adesso passiamo a Natura 2000. Questo è giusto per dirvi che cosa c'era sostanzialmente prima del 2000. Poi in realtà sono passati alcuni anni un po' di stasi. No, allora, scusate, pensavo ci fosse un'altra diapositiva, quindi ci fermiamo qui, andiamo avanti a parlare delle aree protette, poi vedremo invece, passiamo a Natura 2000. Questi sono i loghi con le aree protette, credo sia inutile soffermarsi. In termini gestionali, i parchi sono gestiti da degli enti parco, quindi degli enti autonomi, che gestiscono anche 2 riserve, quindi le Dolomiti Friulane gestiscono la riserva della Forra del Cellino, le Prealpi Giulie gestiscono la riserva della Valalba. Tutte le altre riserve sono gestite direttamente dai comuni, che sono quindi individuati come organo gestore della riserva. Sempre in base alla legge 4296 sono stati individuati un numero enorme di biotopi. I biotopi sono dei piccolissimi siti, alcuni anche inferiori all'ettaro o di dimensione di pochi ettari, a tutela di alcune specificità locali, quindi di alto valore naturalistico ma molto piccole. Li potete leggere. Ad esempio il Monte Sabotino l'ho messo in corsivo perché è in fase di istituzione, e altri sono, diciamo, si sono proposti per essere istituiti, quindi anche negli ultimi anni c'è una certa attività nell'istituzione di questi siti anche su richiesta dei comuni. Poi vedremo, ve lo anticipo, che in realtà questi biotopi spesso costituiscono il cuore dei siti Natura 2000, quindi quasi fossero le core area del sito Natura 2000, quindi per questo ve li ho fatti vedere.
sono quelli rossi, come vedete sono aree minuscole e sostanzialmente appartengono, ce ne sono pochi nel territorio montano e si tratta tutti di zone umide di torbiere montane. Poi abbiamo la parte centrale della nostra regione che corrispondono sempre alle zone umide legate all'anfiteatro morenico, quindi in cui ci sono fenomeni di ristagno d'acqua e creazione di zone umide. Poi abbiamo una fascia intermedia, diciamo, tra Udine e Pordenone, di magredi, di prati magri, e poi invece scendendo ovviamente incontriamo la linea delle risorgive e quindi tutto il sistema delle risorgive dello Stella e degli altri fiumi di risorgiva che sfociano poi in laguna. Poi abbiamo, diciamo, fino a Monfalcone abbiamo ancora sistemi di zone umide, poi c'è un biotopo a Muggia in una ex cava di argilla che ovviamente poi si è spontaneamente rinaturalizzata. I biotopi sono questi, cioè sono delle aree in cui ci sono delle specificità, qui vediamone alcuni, la torbiera di Pramollo, la torbiera di Sequals, prati della piana del Bertrando, le paludi del Corno, in cui ci sono degli habitat molto ristretti che sono oggetto di tutela. In realtà poi vediamo che con Natura 2000 questi habitat ristretti sono stati ricompresi in un sistema più ampio e più appunto a rete. I parchi comunali sono un strumento secondo me molto funzionale, nel senso che dà ai comuni la possibilità di istituire questi parchi che sostanzialmente sono come dei parchi rurali, cioè non hanno elementi di altissima naturalità, ma tutelano delle parti di solito di territorio di campagna, ma anche di montagna o di collina, insomma anche di valore paesaggistico significativo e anche con degli elementi naturalistici di un certo rilievo. E quindi ci sono questi 18 parchi comunali nella nostra regione, che non sono pochi. E alla fine arriviamo appunto a Natura 2000. Allora, Natura 2000 nasce da 2 direttive comunitarie, la direttiva Habitat che risale al 92 e la direttiva Uccelli che risale ancora prima, al 79. Poi in realtà è uscita una versione diciamo, totalmente aggiornata della direttiva Uccelli che quindi ha cambiato anno di riferimento, ma la prima direttiva Uccelli è del 1979, quindi parliamo veramente di tanto tempo fa. Qual è la novità? Prima noi abbiamo visto finora delle aree, sostanzialmente dei perimetri indicati su una carta. Sono state individuate delle aree che erano ovviamente conosciute di alto valore naturalistico, sono state perimetrate e si è tutelato tutto quello che sta al loro interno. Il processo di Natura 2000 in base a queste 2 direttive invece è totalmente ribaltato. Si parte da un'analisi a tappeto, quindi dai dati esistenti, su specie e su habitat, ad alta rarità ovviamente. Quindi la direttiva Habitat allegato 1 sono gli habitat più rari d'Europa e l'allegato 2 sono le specie più rare d'Europa. E laddove vengono individuati in modo significativo la presenza di questi habitat e queste specie sul territorio, viene istituito il sito. Analogamente, per la direttiva Uccelli, viene fatto un elenco di specie, in questo caso di uccelli, e laddove ci sono i siti, diciamo, biologici più importanti relativi a queste specie, viene istituita una zona, una ZPS, una zona di protezione speciale a tutela degli uccelli. Che cosa ha consentito questo? Ha consentito di andare a individuare delle aree che non erano belle, che non erano quindi percepite come un elemento estetico, ma che avevano un'alta biodiversità. E quindi si è potuti andare a tutelare delle specie anche problematiche, se volete,
e che non avevano un interesse, diciamo, se non da un punto di vista prettamente scientifico. Cioè è molto più facile individuare una zona a tutela dello stambecco e non individuare una zona a tutela di un pipistrello. Ma in realtà gli stambecchi non sono a rischio di estinzione, i pipistrelli sì. E quindi la strategia di Natura 2000 è stata quella proprio di partire, diciamo, dal problema e non dalla soluzione. Quindi sono stati individuati questi siti di importanza comunitaria che poi sono diventate zone speciali di conservazione. E in questo momento in cui sostanzialmente il sistema Natura 2000 è consolidato a terra, si sta lavorando molto sul sistema Natura 2000 mare, perché ovviamente una buona fetta della biodiversità ricade a mare. E quindi attraverso la Marine Strategy, la direttiva quadro del 2008, è iniziato un processo anche di individuazione di prima SIC e poi ZSC e adesso anche ZPS in territorio totalmente marino. E adesso vediamo appunto quello che volevo farvi vedere prima, che vi avevo anticipato. Questa è appunto la mappa che avete già visto prima delle aree protette della nostra regione, ricordo circa 7% del territorio regionale, e adesso facciamo apparire Natura 2000. Vedete che le aree sono molto di più e che si passa dal 7% al 20% di siti Natura 2000. Qui c'è scritto 69, ma perché non ho aggiornato la slide, in realtà i siti sono 70, sia perché ne abbiamo individuati di nuovi, sia perché con l'ingresso di Sappada nella nostra regione ci ha portato in dote altri 3 siti. Quindi vedete è un territorio molto più vasto, un territorio importante, perché il 20% significa un quinto del territorio regionale, insomma, non è poco. Siamo leggermente sopra la media dell'Italia, che è il 19%, e leggermente sopra la media dell'Unione Europea, che è il 18%. Ricordo che ci sono paesi come la Slovenia che raggiungono il 36% di territorio nazionale interno a Natura 2000, stessa cosa si può dire della Croazia, ma ad esempio invece l'Austria ha un territorio molto più limitato all'interno di Natura 2000, quindi ci sono situazioni molto, molto diversificate. Noi siamo nella media europea. Tuttavia, ricordo che la strategia europea per la conservazione della biodiversità, recepita anche dallo Stato italiano con una strategia nazionale per la biodiversità, propone di portare le aree protette al 10%, e quindi significa passare dal 7 al 10 per la nostra regione, e le aree, diciamo, le aree protette, non particolarmente protette, ma semplicemente protette, portarle al 30%, che significa portare i siti Natura 2000 dal 20% al 30%. Quindi in realtà c'è ancora un grosso passo da fare. E sotto vedete i motivi per cui sono stati individuati gli ultimi siti, giusto per farvi capire qual è l'approccio nelle individuazioni di questi siti. Quella libellula che si chiama Crodulegans terreros, praticamente solo per quella libellula è stato individuato un sito in comune di Cormons. Quella piccola pianta insignificante che non fa neanche fiori è l'Eliocaris carniolica, ed è un piccolissimo giunco, ma veramente piccolo, che vive nelle zone umide, ma nei fanghi soggetti anche a naturale rimescolamento, quindi è una tipologia di habitat molto, molto dinamico. È una specie tipica degli ambienti, diciamo, con ambiente acidofilo, e siccome noi siamo una regione notoriamente ipercalcarea, tutti i siti legati invece agli ambienti più acidi, come le torbiere, insomma, le zone umide in cui si formano questi processi di leggera acidificazione del suolo, ovviamente per noi sono importanti, perché sono quello che ci manca. Ecco. Magari ci sono altri territori in cui questi habitat sono molto presenti.
e quindi è stato istituito il sito presso la Torbiera di Racchiuso a tutela di questa specie, e l'ultimo per esempio è il gambero di torrente, che non è il gambero di fiume, per il quale sono stati istituiti alcuni siti in Comune di Tarvisio. Il gambero di torrente è presente solo nel bacino danubiano e quindi si estende fino ovviamente allo spartiacque di Camporosso, ma solo dalla parte di Tarvisio. Quindi di là c'è il gambero di torrente, di qua invece c'è il gambero di fiume, nel bacino del tagliamento. Quindi capite che la biodiversità alle volte è determinata anche da questi processi, e sembra una cosa anche abbastanza stupefacente che in realtà non ci sia scambio tra queste due popolazioni. Quindi individuazione di siti, soprattutto ultimamente, molto puntuali a tutela di singoli elementi. Ovviamente per chi ha studiato un po' di ecologia, e sicuramente voi l'avete fatto, sapete che non si può conservare una specie se non si conserva il suo habitat, e non si può conservare il suo habitat se non si conservano diciamo, l'insieme di paesaggi all'interno del quale l'habitat poi viene mantenuto. Quindi è un processo a cascata. Però il motivo di individuazione e l'obiettivo di conservazione per un determinato sito può essere quella singola libellula. Qui vi sono comparsi dei cerchi che vi fanno vedere le ZPS, cioè quei siti sono sia siti a tutela delle specie e degli habitat, sia degli uccelli. Quindi noi abbiamo queste 9 ZPS che tutelano gli uccelli, sono sostanzialmente alcuni grandi siti alpini, il sito dei Magredi, perché lì c'è tutta una serie di specie, la cui più famosa è l'occhione, che nidifica proprio a terra nei greti dei fiumi, e quindi è una zona importante proprio perché è l'unica che presenta quelle caratteristiche che questa specie può svilupparsi. Poi tutta la laguna, altre zone costiere e tutto il Carso, ovviamente per l'importanza per le specie che sono legate a questi ambienti particolari. E vabbè, sono comparsi qualche altro simbolino a mare, che sono i siti Natura 2000 a mare, Trezza di San Pietro a Bardelli, che abbiamo visto nella fotografia iniziale di questa mia presentazione. Allora, la direttiva Habitat introduce questi concetti importanti, innovativi, che prevede la conservazione sia di habitat naturali che di habitat seminaturali. Questo concetto del seminaturale è quello che rappresenta l'effettiva novità. Di fatto possiamo dire che tutti gli habitat presenti nella nostra regione e presenti in Europa, quasi tutti sono seminaturali, perché di foreste primarie c'è qualcosa in Polonia, qualcosa in Bosnia, ma tutto è stato trasformato dall'uomo e mantenuto dall'uomo, magari in modo più intensivo o meno intensivo nel corso del tempo. Però gli habitat seminaturali tipici sono i prati, ad esempio, che se non vengono sfalciati ovviamente evolvono verso il bosco, e che presentano quindi questa biodiversità, diciamo, temporalmente bloccata in uno stadio evolutivo, che è quello che a questo momento a noi interessa mantenere. Inoltre tutela delle specie trascurate, e proprio perché trascurate spesso sull'orlo dell'estinzione, proprio perché poco conosciute, poco studiate, magari studiate solo da qualche esperto che magari non riusciva poi a rendere noto l'importanza dell'oggetto del suo studio, e invece questa catalogazione delle specie sulla base di criteri, diciamo, di rischio ha fatto sì che tutta una serie di specie sono tornate ad essere oggetto di conservazione, specie animali ma anche specie vegetali. E poi introduce il concetto di rete ecologica, anche questo nel sistema dei parchi non esisteva. La rete ecologica di Natura 2000
non è una rete ecologica fisica, cioè non ci sono i collegamenti tra i siti Natura 2000 che abbiamo visto prima. È una rete ecologica funzionale, nel senso che quello che è in rete è la governance di questi siti. Questi 70 siti della nostra regione, che sono 27.000 in tutta Europa, hanno una politica comune e delle metodologie di ricerca, analisi, gestione, rendicontazione e monitoraggio comuni più o meno in tutta Europa, o comunque le direttive sono quelle. Ed è questo che costituisce l'effetto di rete. Il fatto che io non valuto un sito singolarmente, ma valuto il suo valore all'interno della rete e la sua funzione all'interno della rete. Per spiegarvi questo concetto anche in termini, se volete, negativi, ad esempio io posso trovare una specie rara all'interno di un sito, ma quel sito non è, rispetto a quel sito, quella specie non è rappresentativa per una serie di motivi, perché magari ha una presenza puramente occasionale, non è strutturale rispetto a quel sito, oppure è una situazione talmente critica che non è significativa rispetto a quel sito. Quindi quella specie, passatemi il termine, in quel sito non è oggetto di protezione, perché c'è già un sistema di altri siti che sono invece istituiti per la sua protezione. E quindi la finalità di quel sito è proteggere, ad esempio, altre specie o altri habitat. Questo consente un approccio molto più strategico rispetto al fatto di proteggere tutto, che significa alle volte anche non sapere esattamente cosa proteggere, soprattutto nel momento in cui dobbiamo fare una gestione attiva, quindi dobbiamo intervenire. Il concetto di rete quindi è una rete funzionale, perché mi dice che cosa fare, dove farlo all'interno di un disegno unico, ma articolando le azioni sul territorio. Questo l'abbiamo già visto prima, quindi appunto sulla base di un elenco di specie animali, vegetali e di habitat vengono costituiti i siti di importanza comunitaria, che una volta che vengono dotate di misure di conservazione, quindi strumenti di tutela, diventano zone speciali di conservazione. Gli Stati membri hanno l'obbligo di conservare nel miglior stato possibile e quindi anche di ripristinare queste aree. Non si tratta di conservare ciò che c'è, ma alle volte si tratta di ricostituire habitat o ricostituire popolazioni che si sono perse o fare un restocking per aumentarne il numero. Quindi c'è una politica attiva, non di mera conservazione dello status quo. Gli Stati hanno l'obbligo di approvare delle misure di conservazione e dei piani di gestione. Quindi gli Stati, nel nostro caso la Regione, ha l'obbligo di dotare tutti questi siti di regole sia diciamo passive, cioè ciò che è vietato, sia di regole attive, cioè ciò che è necessario fare per la loro conservazione. Inoltre c'è uno strumento particolare che molti conoscono, che è il regolamento LIFE, che determina poi l'approvazione dei progetti LIFE, che finanziano iniziative di conservazione e di soprattutto proprio di ripristino naturalistico di parti del territorio. Quindi c'è un finanziamento specifico non per la gestione ordinaria, non esiste un finanziamento Natura 2000 che paga la gestione ordinaria, ma esistono questo progetto proprio più strategico per gli interventi di conservazione e ricostituzione di habitat o di popolazioni. E poi ho parlato di rete funzionale, quindi manca una rete fisica, una rete che garantisca il collegamento tra i siti e quindi consenta alle specie animali e vegetali, perché anche le piante si muovono attraverso i loro semi, non esiste questa rete che li collega. Quindi la regione, così come tutte le altre regioni d'Italia, con il piano paesaggistico regionale, che è del 2018, ha approvato una rete ecologica regionale
che sostanzialmente è una rete che unisce i siti Natura 2000 della regione. I siti Natura 2000 della regione sono stati considerati le core area del sistema, della rete ecologica. Noi abbiamo individuato quei vermicelli che vedete nella mappa come delle potenziali aree di connessione. Questo l'abbiamo fatto proprio in collaborazione con l'Università di Udine, con la professoressa Sigura e il dottor Boscutti, attraverso, diciamo, l'uso di determinate mappe del territorio, degli usi del territorio, di alcuni software di elaborazione, sono state individuate delle traiettorie potenziali che uniscono, secondo un criterio, diciamo, di minimo sforzo, queste aree, ma in realtà questa è una rappresentazione teorica, perché poi è il singolo comune che nel momento in cui conforma il proprio piano regolatore comunale al piano paesaggistico, che individua nel dettaglio qual è la rete ecologica locale, e quindi si passa dalla rete ecologica regionale alla rete ecologica locale, e individua effettivamente quali sono i connettivi che garantiscono la connessione tra i diversi siti Natura 2000 della regione. Questo è l'elemento, diciamo, in fase di implementazione sul territorio, che però mancava e che è molto importante. Ecco, ricordiamo una cosa, che le aree tutelate sono uno strumento e non il fine ultimo della conservazione. E in base alla direttiva Habitat, ogni 6 anni la Regione e anche alla direttiva Uccelli devono fare un report sullo stato di conservazione della biodiversità, che viene inviato a Bruxelles, anzi in questo caso anche a Copenaghen, visto che lì c'è l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Questi report non sono sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000, sono sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie su tutto il territorio regionale. Quindi le aree protette contribuiscono alla tutela, ma non sono il fine ultimo. Il problema è che quelle siano, diciamo, le case in cui le specie possono prolificare, ma da quei siti poi queste specie devono poter vivere sul territorio, su tutto il territorio. E in questo senso quello che ho appena detto prima sulla rete ecologica regionale è estremamente importante, perché diciamo, dà un contributo in più a un sistema che altrimenti rischia di rimanere un sistema isole. Quali sono gli strumenti per la conservazione della biodiversità? Poi voi ditemi eventualmente se volete fare pause, domande o altro. Allora, gli strumenti normativi li abbiamo in parte già visti. C'è una legge regionale del 96 che è appena stata rinnovata proprio a fine del 2021 e che istituisce i parchi, le riserve e quant'altro. C'è la legge regionale sui prati stabili, che è la 9 del 2005, e poi c'è, diciamo, una legge, poi in realtà sono più di una, a tutela che, diciamo, regola Natura 2000 nella regione, che è la 7 del 2008. Ci sono degli strumenti tecnico-scientifici. La nostra regione, anche con un ampio anticipo rispetto a altre, ha realizzato una carta degli habitat Natura 2000 per tutti i siti della nostra regione e insomma, grazie all'Università di Trieste, al professor Boldini in particolare, anche una carta che noi abbiamo chiamato Habitat FVG, con un livello di dettaglio superiore a quella che è la classificazione Natura 2000. Quindi è una descrizione di tutti gli habitat, sia quelli protetti che quelli non protetti, di dettaglio. Poi c'è Carta della Natura, che invece è un'altra cartografia tecnica degli habitat che copre l'intero territorio regionale al 25.000. Le carte degli habitat sono di fatto hanno un dettaglio al 5.000, invece Carta Natura al 25.000, ma copre l'intero territorio regionale, non solo Natura 2000. E poi c'è la banca dati della biodiversità che si sta implementando in questi mesi, grazie al progetto BioStream, che è un progetto che mette in rete
le banche dati della biodiversità, quindi delle specie degli habitat della nostra regione, della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, sotto l'egida della Fondazione Dolomiti UNESCO. E anche questo ovviamente poter avere dei dati omogenei su territori anche non esterni alla regione per noi è molto importante. Ovviamente ci sono strumenti comunicativi, siti web, informazioni, cartellonistiche, ci sono degli strumenti operativi perché tutelare la biodiversità significa, e lo vedremo poi, gestire concretamente queste aree. Noi abbiamo una squadra di operai e una squadra di tecnici nostri che di fatto ogni anno o ogni serie di anni tratta una parte di queste aree, quelle che hanno bisogno effettivamente di gestione. Quindi sedi, magazzini, vivai, macchinari agricoli. E poi ci sono gli interventi speciali, il LIFE, la gestione ordinaria, o gli accordi o gli incentivi con agricoltori o con amministrazioni pubbliche per la gestione di queste aree. E vediamo gli strumenti normativi invece, ed è la parte un po' conclusiva di questo mio intervento, le misure di conservazione. Abbiamo detto che ogni sito deve avere delle misure di conservazione. Noi abbiamo fatto un'operazione generale, nel senso che attraverso 2 delibere regionali del 2013, poi una è stata rifatta nel 2020, ma in realtà risalgono tutte al 2013, abbiamo approvato per tutti i siti della regione le misure di conservazione di ogni singolo sito. Le 2 delibere fanno riferimento all'area montana e all'area di pianura, perché in realtà a livello europeo tutta l'Europa è stata divisa in regioni biogeografiche e la nostra regione ricade in 2 regioni biogeografiche, quella alpina e quella continentale. Quindi sulla base di questa distinzione abbiamo operato per siti, diciamo, che hanno un certo livello di omogeneità, quelli di montagna e quelli di pianura e costa. Quindi ogni sito, qui vedete una rappresentazione di una scheda, in questo caso le Prealpi Giulie settentrionali, il sito è quello evidenziato in rosso, c'è una descrizione delle caratteristiche principali del sito e poi un elenco di quali sono le misure regolamentari, quindi divieti, leggo qui divieto l'uso di fertilizzanti chimici oppure divieto di ogni forma di fertilizzazione in questo caso, ma anche delle misure di gestione attiva, realizzazione di periodici interventi di sfalcio e asportazione della biomassa vegetale. Ci sono delle misure di incentivo, ci sono delle misure di monitoraggio, ci sono delle misure di divulgazione, ma diciamo, le principali sono quelle regolamentari e quelle di gestione attiva. Questo vale per tutti i siti, quindi questo ha consentito appunto di chiudere la fase dei SIC e di definire tutti i siti zone speciali di conservazione. Uno strumento che immagino voi conosciate, ma molto utile per avere tutti questi dati, è il WebGIS regionale Eagle FVG, che lo si trova nella home page della regione. E questo consente di caricare tutte le banche dati che la regione produce. Quindi le carte degli habitat, ad esempio, sono tutte visualizzabili e scaricabili attraverso questo applicativo. E quindi voi avete una rappresentazione di grande dettaglio, questi sono appunto i siti della zona montana, ma vedete la rappresentazione di tutti gli habitat. In questo caso sono gli habitat FVG, altrimenti se vedeste quelli Natura 2000 probabilmente ci sarebbe un po' più aree bianche perché ovviamente non copre tutto il territorio, perché ci sono anche parti che non sono habitat di interesse comunitario. E quindi adesso qui è una rappresentazione statica, diciamo, non posso zoomare, ma di informazione di grandissimo dettaglio. E questo consente, diciamo, in termini operativi di avere una mole di informazione notevole. Ecco, qui vediamo una rappresentazione dell'habitat Natura 2000,
no, cioè scusate, dell'habitat FVG, quello che vi dicevo prima, quindi questa è una rappresentazione di tutti gli habitat presenti in un sito. In realtà, ecco qui abbiamo una rappresentazione, la leggenda di qual è la classificazione degli habitat FVG, e questa invece, qui siamo invece sul Carso, cambiamo zona, e sul Carso è una cosa interessante perché appunto è un territorio in cui i siti, cioè gli habitat Natura 2000 sono pochi rispetto all'intero territorio. Perché? Perché poi c'è tutto l'aspetto faunistico, ovviamente. Il territorio può non avere un habitat di interesse comunitario, ma può avere specie di interesse comunitario. Però qui è singolare vedere queste due immagini, nel senso che questi sono gli habitat classificati, ma non necessariamente tutelati dalla direttiva. Questa invece è la rappresentazione degli habitat effettivamente tutelati, che sono pochissimi. Sono quelle aree gialle che sono ciò che rimane della landa carsica, le zone umide attorno al lago di Doberdò, e poche altre tipologie, i boschi delle doline e cose del genere. Ecco. Questo non significa che sul resto del territorio si può fare tutto quello che si vuole, perché poi c'è tutta la valutazione faunistica, però vuol dire che sono boschi che non hanno problemi di conservazione in questo caso, sono soprattutto boschi di neoformazioni sul Carso, quindi boschi così a roverella che non hanno problemi di conservazione e possono essere trasformati, anzi sarebbe un bene se fossero trasformati almeno una piccola parte per ripristinare la landa carsica, quindi la prateria arida tipica del Carso, che invece ovviamente è in forte crisi proprio per la trasformazione socio-economica dell'agricoltura del territorio carsico, l'abbandono della pastorizia e quindi l'avanzata spontanea del bosco. E questo forse poi ci riconnette con altri ragionamenti di questa serie di seminari sul ruolo dell'agricoltura nella conservazione degli habitat. Gli habitat sono tutti classificati con un codice. Qui parliamo sempre, in questo caso sono immagini del territorio carsico, quindi ogni tipo di habitat ha un suo codice numerico identificativo che consente poi insomma, la riconoscibilità. Quindi le carte degli habitat sono fatte sulla base di questa classificazione che in questo caso costituisce l'allegato 1 della direttiva Habitat. Quindi è lì che si trovano l'elenco degli habitat con il loro bel codice da individuare per poter essere tutelati. Mi faccio una domanda che magari qualcuno potrebbe farmi. E se un habitat di questi è presente fuori da un sito Natura 2000? Questo non è un problema, nel senso che gli habitat, i siti vengono individuati per tutelare questi habitat e non si interrompe l'individuazione degli siti, tanto è vero che la stiamo ancora facendo, fin tanto che non c'è una garanzia di una tutela sufficiente di questi habitat. Per cui in realtà se è fuori dal sito Natura 2000 non è oggetto di protezione, dopodiché questo non significa che possa essere distrutto tranquillamente, perché ci sono altre cose, ci sono i biotopi, c'è la rete ecologica regionale e locale, però in termini di Natura 2000 ovviamente quello che interessa è la protezione all'interno dei siti. E se si scoprisse che non ci eravamo accorti che c'è un'area molto importante con un habitat o magari con una specie che non si conosceva, allora va istituito un sito. Quindi la strategia è quella, se c'è qualcosa, prima cosa devo istituire un sito. Possono esserci fenomeni anche dinamici. Penso al Banco Mula di Muggia, all'Arco di Grado, che si sta spostando per fenomeni naturali, insomma, continuo deposito delle sabbie, si sta spostando sempre più a ovest, alla velocità di 1 metro all'anno, e conseguentemente anche gli uccelli che
stanno su questo banco si spostano gradatamente. Adesso la parte più interessante dal punto di vista ornitologico ormai si trova fuori dal sito, perché il sito era stato individuato anni fa, adesso il banco si sta spostando e quindi in quel caso stiamo ragionando di appunto, far sì che anche il sito segua le dinamiche naturali e ricomprenda queste aree che fino a pochi anni fa erano mare, che adesso invece sono diciamo delle lagune in neoformazione che costituiscono quindi un nuovo habitat per questa specie. Come vedete le specie sono le più diverse, cioè andiamo dall'orso dal proteo a degli insetti, perché l'approccio di Natura 2000 è un approccio scientifico e non, diciamo, meramente visivo sulle specie bandiera, no? Che sono quelle sulla base delle quali poi si individuavano i parchi per proteggere una specie molto, molto evidente, che può essere l'orso, può essere l'aquila, può essere lo stambecco. L'approccio è diverso, qui si parte da un'analisi magari di elementi apparentemente insignificanti, ma se sono rari diventano oggetto di tutela. Un altro, magari per chi lavora in maniera un po' più strategica, e quindi anche fuori dal territorio regionale, vi consiglio questo altro sito che è Natura 2000 Viewer, che è sempre un sito dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e che rappresenta tutti i siti Natura 2000 d'Europa. E quindi questo consente anche di fare delle ricerche per specie e per habitat, per sapere dove si trova anche fuori dalla nostra regione. Ad esempio, noi lo usiamo anche per valutare la consistenza della presenza di una specie, se è tipica della nostra regione o delle nostre aree, o se è diffusa in tutta Europa, perché ovviamente questo conta. Natura 2000 Viewer è collegato poi a tutte le banche dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ed è uno strumento molto potente di analisi del territorio e consente anche di capire cosa c'è appena fuori, oltre il confine regionale. Come vedete, appunto, se vediamo verso l'Austria, vediamo ben pochi siti, se ci spostiamo verso la Slovenia, vediamo grandissime aree oggetto di tutela. Poi magari questo non vuol dire che se individuo un'area la tutela sia così ferrea, però ovviamente noi facciamo tante pubblicazioni di tipo divulgativo, più divulgativo che tecnico, insomma, le pubblicazioni scientifiche le lasciamo all'università, ovviamente noi invece ci occupiamo più anche di divulgazione. Questa mi piace perché l'abbiamo fatta alcuni anni fa, plurilingue, e abbiamo usato anche il russo e il cinese, e quelle cinesi sono andate esaurite, quelle russe le abbiamo ancora tutte in magazzino, evidentemente non abbiamo trovato una grande clientela da quella parte rispetto ai valori naturalistici. Ovviamente c'è il sito della regione in cui trovate tutto quello che vi ho detto, classificato, quindi se cercate nell'area tutela dell'ambiente trovate tutte le informazioni sulle aree protette, sui siti, le schede, i formulari standard, tutto quello che c'è lo cerchiamo di mettere immediatamente a disposizione. Il sito è quello classico della regione. Ecco, ad esempio, sui biotopi trovate le schede, la localizzazione, l'ortofoto con la localizzazione, il decreto istitutivo, la relazione tecnico-scientifica, per cui trovate un po' tutto dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista scientifico. Ovviamente lavorare con le aree protette e con Natura 2000 significa anche fare un'attività di gruppo. Questo ad esempio, purtroppo in questi ultimi anni non l'abbiamo più fatto causa Covid, ma era il calendario delle attività che i parchi e le riserve organizzavano e avevamo fatto questa iniziativa per fare un calendario annuale di tutte le attività di tutti i parchi e le riserve della regione. Appena lo potremo, riprenderemo a farlo. C'è cartellonistica che indica anche
i divieti, ad esempio questo è un divieto di transito, come vedete, sulla base delle misure di conservazione che vi ho detto prima. Quindi le misure di conservazione ovviamente impongono anche delle limitazioni, e le limitazioni comportano anche una segnaletica adeguata sul territorio. Adesso stiamo sviluppando anche delle app che ci dicano quali sono le misure di conservazione vigenti nel punto in cui siamo. Quindi man mano che uno si muove, la geolocalizzazione gli indica quali sono le misure che deve rispettare in una determinata zona, e questo ovviamente funziona anche poi per il corpo forestale per eseguire i controlli e avere immediatamente l'idea di quali sono le normative vigenti in un determinato punto. Ovviamente siamo spesso in situazioni insomma un po' difficili e non è sempre facile avere il manuale con sé. Progetti LIFE, dicevamo. Nella nostra regione sono stati fatti un numero significativo di progetti con dei finanziamenti anche forti per la ricostituzione di habitat Natura 2000. Questo è il primo progetto che ha interessato la regione, Life Friuli Fence, che ha riguardato 4 siti umidi in cui sono state ricostituite le torbiere basse alcaline sostanzialmente, quindi le antiche paludi che sono state bonificate nel corso del tempo, una piccola parte sono state ricostituite collegandole a quelle già esistenti nei comuni della zona delle risorgive dello Stella, quindi Talmassons, Bertiolo, Gonars e Castiglions di Strada. E questi sono appunto gli habitat con il loro bel codice, che sono stati oggetto di ripristino e di ricostituzione. Parliamo di cifre, giusto perché è giusto. Life Friuli Fence 2.650.000 euro, sono tutti cofinanziati, quindi a seconda del progetto cambiava 50, 60, ma insomma più o meno metà è finanziamento europeo, metà è finanziamento regionale. Il Life Magre di Grasna, di cui ha parlato prima il professor Bovolenta, 2.150.000 euro, sono progetti che di solito durano 5, 6, 7 anni, insomma. Quindi la cifra va diluita in quel tempo. Questo è un Life che ha sviluppato, Star Life Natura, che ha sviluppato il comune di Rivignano. È stato molto bravo perché come un comune singolo riuscire a fare un progettone di questo tipo ci vuole veramente molta competenza e la cifra anche era significativa perché erano 2.460.000. In questo caso hanno ricostituito boschi di ontanete che sono un habitat prioritario lungo il fiume Stella. Non vi ho detto informazioni in più, gli habitat e le specie vengono divise in 2 classi, quelle prioritarie e quelle non prioritarie. Quelle prioritarie ovviamente hanno un livello di conservazione superiore e delle procedure nel caso di necessità di intervento molto più cautelative rispetto alle altre. In questo caso appunto le ontanete erano habitat di interesse prioritario come le torbiere basse alcaline del nostro progetto LIFE. Il progetto Life Magredi ha interessato questi 4 siti, quindi Magredi del Cellina, Greto del Tagliamento, Valle del Medio Tagliamento e confluenza Torre Natisone per il ripristino delle praterie aride, dei Magredi. Sono tutte aree, diciamo, di demanio fluviale, tutte aree fluviali, aree golenali, in cui il fiume stesso, naturalmente, attraverso le sue esondazioni, distrugge e ricostituisce gli habitat, perché questi habitat hanno questa dinamica, soprattutto i magredi più primitivi, sono oggetto del passaggio dell'acqua, quindi anche della loro distruzione, comunque di un processo che tende a bloccare la loro evoluzione, e quindi il processo evolutivo riparte da uno stadio iniziale e nel corso del tempo
e noi dobbiamo ragionare in un tempo molto più lungo di quello che è il nostro tempo, no? Spesso questa è una cosa che noi stessi tendiamo un po' a dimenticarci, ma i processi che determinano la conservazione di questi habitat possono essere di centinaia d'anni, se pensiamo alle grandi piene, alle grandi inondazioni, ma sono quelle che a un certo punto azzerano e fanno sì che la serie ecologica riprenda dall'inizio. E noi lo facciamo artificialmente, l'abbiamo fatto artificialmente, ovviamente in pochi anni, e abbiamo ripristinato invece questi habitat, il cui principale problema in realtà sono le specie alloctone invasive, in questo caso la morfa frutticosa. No, non solo, ma il vero problema sono queste specie che provengono da altre parti del mondo, che non trovano competitori e che si sostituiscono con popolazioni monospecifiche, quindi biodiversità 0, o se volete biodiversità 1, nel senso che c'è una sola specie, e si sostituiscono a quello che è invece una prateria con decine o centinaia di specie botaniche diverse. E tra l'altro non consente più la presenza della stessa fauna, perché tra l'altro formano popolazioni vegetali così fitte che veramente non lasciano spazio a nulla. E ovviamente sono specie che non trovando competitori occupano tutti gli spazi. È passato ancora poco tempo per capire quale può essere la loro evoluzione sui tempi lunghi. Anche qui noi facciamo degli interventi, diciamo, di pronto soccorso, ma non sappiamo, come magari alcuni studiosi dicono, tra 100 anni non ci sarà più. E può anche essere vero. Noi adesso ci stiamo facendo uno sforzo enorme per eliminare la morfa dai greti dei fiumi e chissà, magari avrà un loro ciclo molto lungo che noi non comprendiamo e verrà superata e andrà in crisi. In questo momento non è in crisi e quindi noi cerchiamo di contenerla il più possibile. Però questo discorso della valutazione degli habitat sui tempi lunghi andrebbe studiato molto perché secondo me noi ragioniamo sempre su tempi troppo corti. Questa è una mia idea. E ovviamente tutto questo è fatto da persone, perché senza le persone tutto questo non si può fare. Parliamo di altri live natura, ovviamente ci sono anche live che interessano specie come questo progetto ormai concluso che si chiama Live Tartos, appunto sulla convivenza con l'orso, adesso nel frattempo è arrivato il lupo. E questo bel progetto Rarity dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico per la reintroduzione del gambero di fiume e la eridicazione del gambero rosso della Louisiana, invece che la specie che sia perché portatore di un patogeno, sia perché di per sé aggressiva, di fatto stava decimando la nostra popolazione di gambero autoctono, ma non solo quella, anche pesci, larve, insetti, qualunque altra cosa. Questo tema delle specie esotiche invasive è, diciamo, un po' la novità di questi ultimi anni, non è una bella novità, ma è quello sul quale si sta investendo molte risorse per cercare di capire come contenere queste specie, se perlomeno quelle che siamo in grado di contenere, perché altre specie ormai sono talmente diffuse, penso dal punto di vista animale alla nutria, ma prima parlavo della morfa o dell'ailanto, ormai sono specie che si sono insediate e non sono più eradicabili totalmente. Per altre specie speriamo di sì. Su questo insomma, si potrebbe fare un ragionamento. Gestione di ambienti naturali, gestione Natura 2000 significa anche questo, significa avere trattori, avere mezzi, avere vivai. Questo è il vivaio che noi abbiamo a Palazzolo dello Stella presso l'azienda, quella che era l'ex azienda Volpares. Qui noi riproduciamo in serra le specie più rare, quindi in realtà ci sono più specie rare in serra che non in natura. In certi momenti è sicuramente così, perché magari qua ci sono decine di migliaia di esemplari e in natura solo alcune migliaia. Poi noi ovviamente facciamo i trapianti e rinforziamo queste popolazioni in natura.
Di vivai del genere ce ne sono diversi, anche ovviamente in altre regioni. Adesso appunto, abbiamo questo progetto Life Pollination, che è un progetto molto simile al vostro Bee Diversity, perché riguarda sempre il tema dell'impollinazione, e lavoriamo anche con i vivai di Veneto Agricoltura. Però abbiamo specie diverse, quindi facciamo anche degli scambi. C'è una cosa che volevo dire, adesso mi sfugge a proposito. Sì, ecco, facciamo questa conservazione quindi in serra, ma facciamo anche la conservazione, grazie sempre all'Università di Udine, nella banca del germoplasma dell'università, quindi questi semi vengono poi raccolti, trattati e conservati, quindi catalogati e conservati nella banca del germoplasma dell'università, e abbiamo anche una collaborazione adesso anche con invece un'altra banca del germoplasma, che è quella di Peri, gestita dai Carabinieri Forestali, l'ex Corpo Forestale dello Stato, attualmente i Carabinieri Forestali, anche per diversificare i siti in cui queste specie vengono conservate, per garantire una loro conservazione. Parliamo di specie veramente molto rare. E alla fine appunto ci sono le persone, perché poi tutto questo si deve tradurre in operatività sul campo, quindi colleghi, la nostra squadra di operai, senza la quale ovviamente non potremmo eseguire molte delle cose che facciamo, e ovviamente spesso anche accordi. Diciamo che noi in questo momento stiamo passando da una gestione, diciamo, in economia, quindi una gestione in proprio, stiamo cercando di esternalizzare sempre di più la gestione, e soprattutto, e anche questo credo possa interessarvi per il vostro progetto, stiamo cercando di reintrodurre queste aree dentro un circuito economico, cioè far sì che la tutela della biodiversità torni ad essere un elemento economicamente interessante. Ad esempio stiamo lavorando su una filiera che possa dare un valore a questi fieni ad alta biodiversità anche all'interno di una filiera di tipo alimentare legate appunto alla produzione di fieno o al pascolamento a seconda dei territori. E credo che quello sia lo sforzo principale, perché ovviamente più le aree si estendono, se parliamo di estendere i siti Natura 2000 dal 20% al 30%, non è che potremmo gestirlo, cioè avrebbe un costo enorme a gestirlo tutto in proprio, no? Quindi cerchiamo di coinvolgere queste aziende, ma cerchiamo di coinvolgerle non, diciamo, a fondo perduto, ma creando delle filiere economiche, quindi tornando indietro o forse andando avanti, per far sì che questa produzione di biomassa abbia un significato anche di tipo economico, ovviamente valorizzando il lato della biodiversità e quindi quello che questo servizio economico della biodiversità può dare in termini, ad esempio, di qualità del prodotto, ovviamente, qualità sia percepita ma anche qualità reale. Questo è uno proprio dei elementi del progetto Life Pollination, scusate, confondevo i due progetti, Life Pollination, proprio di lavorare sulle filiere, la filiera del miele, la filiera del latte e la filiera del fieno, come elementi di valorizzazione e di reintroduzione, diciamo, delle aree Natura 2000 dentro il mercato produttivo. Ovviamente c'è la rete anche dei parchi. Io forse ho dato un po' un'idea negativa dei parchi, nel senso dicendo che ho venduto bene Natura 2000, no? Come la cosa nuova rispetto ai parchi. In realtà i parchi sono siti Natura 2000, quindi loro anzi sono i siti più importanti, in quanto tra l'altro sono direttamente gestiti da enti gestori, e quindi fanno tutta una serie di attività di tipo divulgativo, di ricerca, ma anche di conservazione effettiva dei loro ambienti, degli habitat e delle specie. Quindi
nei parchi in realtà si trova l'unione tra quello che era l'approccio precedente e l'approccio innovativo che è Natura 2000, che ovviamente tutte le aree protette della regione sono anche siti naturali. Forse questo non l'avevo detto. E ovviamente rapporti con l'università, rapporti con il Corpo Forestale dello Stato, monitoraggi sul territorio, sono tutte attività da fare. Ovviamente a noi interessano anche gli aspetti legati alla ricerca, perché questo è un settore nel quale ovviamente nessuno nasce imparato, ci sono molte cose da capire, da sperimentare, anche errori da fare, perché ci sono molte cose insomma, ancora da imparare, da capire come ottimizzare la gestione di questi siti. E io avrei finito. Bene, allora ricompaio. Grazie Pierpaolo. Non vedo molte domande, però sentendoti, dopo aver sentito questa presentazione, di cui ti ringrazio, molto chiara, molto ben costruita, mi viene però spontanea una domanda o una considerazione, ma io penso che l'agricoltura e la zootecnia possano essere, diciamo così, almeno quelle inserite in contesto di alto valore naturalistico, uno strumento in molti casi anche formidabile per la gestione, il ripristino o, come dicevi, o anche la conservazione della biodiversità. Però mi sembra che ci sia proprio una distanza abissale tra, diciamo così, le analisi puntuali di obiettivi e di risultati, no, che si vogliono ottenere in queste aree e, diciamo così, forse non so, la grossolanità con la quale il settore agricolo individua, misura i servizi ecosistemici erogati o comunque in generale i comportamenti virtuosi che gli agricoltori mettono in campo a favore della biodiversità, no? Cioè, mi viene in mente che mentre tu mi parlavi di habitat, di cose così, ancora le misure agroambientali in agricoltura diciamo, considerano gli ettari piuttosto che le uva, i capi, così, no? C'è una difficoltà nell'individuare, forse, dico se devo fare un'autocritica partendo dal settore agricolo, nell'individuare i servizi ecosistemici, ma poi diciamo trovare validi strumenti per misurare e poi, per quanto mi riguarda, per pagare adeguatamente, cioè le attività agrozootecniche inserite in questi contesti devono avere anche una loro sostenibilità economica, no? Prima si parlava di sostenibilità economica o di, non so cosa dicevi, di reinserire in circuiti economici anche, diciamo così, le biomasse derivanti da gestione attente alla biodiversità, eccetera. C'è noto, è una considerazione, non una domanda, non so se puoi dire qualcosa, che c'è proprio una grande distanza, insomma, tra quelli che sono le misure agroambientali, che ne so, del PSR, quindi la componente agricola, e diciamo gli obiettivi e i risultati che si vogliono ottenere invece, ad esempio, non so, nella rete Natura 2000, c'è un grande scollamento. Quindi, diciamo, l'agricoltura che sta lì dentro, che deve essere sostenibile da un punto di vista economico, è ovvio che deve, da un lato, valorizzare le produzioni e dall'altro anche, in qualche modo, valorizzare i servizi erogati, no? Insomma, in sintesi bisognerebbe avere degli operatori agroambientali piuttosto che degli agricoltori e basta, in grado di essere buoni imprenditori quando vendono il prodotto, ma anche quando vendono il servizio. L'ente pubblico dovrebbe in qualche modo misurare adeguatamente e pagare anche il livello del servizio. No? Non so se mi sono spiegato bene. Sì. Allora, qui c'è un problema, diciamo, legato un po' a... ti sentiamo male, avvicinati forse un attimo. Intanto sì, prego. Il microfono, sì. No, dicevo, sì, è un po' un problema di approccio, però se il problema è che se tu vuoi effettivamente quantificare
in termini estremamente precisi una cosa, e allora o vai sugli ettari, o vai sui quintali, o vai su misure che poco attengono ai servizi ecosistemici. E quindi necessariamente, se parliamo di servizi ecosistemici, devi accettare che ci sia anche, diciamo, un forfait, perché altrimenti rischiamo di costruire un sistema di calcolo e di verifica a posteriori dell'erogazione del sistema, che uno sta più a fare il calcolo che non a erogare il servizio. Per cui questo è un po' un limite, però diciamo sono dei rischi che bisogna correre, perché sennò credo che veramente ci perdiamo nelle carte. No, è giusto, però io dal mio punto di vista noto che se non c'è uno sforzo nel valorizzare i servizi, alla fine diciamo quei sistemi o metodi o approcci agricoli in grado di darti risposte probabilmente non vengono valorizzati abbastanza, poi si appiattisce un po' tutto, insomma, no? Cioè pago gli ettari di pascolo, gli ettari di prato, così invece di andare a verificare. Qua ci sono molti professionisti che ci ascoltano in grado di valutare adeguatamente quali potrebbero essere gli effetti delle scelte gestionali, no? E quindi probabilmente c'è una distanza tra la necessità, insomma, di misurare, di avere indicatori adeguati per misurare un servizio, e l'idea, insomma, di dover, non so, forse è una mia impressione. Ma... No, sì, sicuramente è vero. Il fatto che non si sia ancora iniziato effettivamente a pagare i servizi ecosistemici, ogni volta si rimanda alla programmazione successiva. Cioè, tutti dicono sì, sarebbe la cosa ideale, ma il problema è come si oggettivizza il calcolo, no? E su quello poi si qui rimanda. ci affidiamo un po' agli economisti ambientali, e noi abbiamo il Francesco Marangon che è molto Lo so, attivo. sì, certo. E così introduciamo anche, ecco, non la prossima dove parlerò io un po' di sistemi agricoli inseriti in contesti di alto valore naturale, ma l'incontro successivo abbiamo invitato proprio il professor Ramanzin dell'Università di Padova che coordina un po' un gruppo di lavoro a livello nazionale che proprio studia i servizi ecosistemici del settore agrozootecnico, sia quelli con mercato che quelli senza, e lì c'è da dire che c'è una forte collaborazione con gli economisti proprio per riuscire a, come dici tu, ad oggettivizzare un po' anche perché se poi questi servizi non hanno un valore, alla fine si rischia di perdere per strada quelle aziende, quegli imprenditori veramente agroambientali in grado di dare risposte, no? Insomma, tutti sappiamo che molti nostri pascoli in montagna sono gestiti da allevatori che in realtà hanno bisogno di ettari, ma che probabilmente non garantiscono un risultato, che ne so, sulle dinamiche della vegetazione, piuttosto che... Vabbè, però qua chiudo, era un po' una considerazione, c'è da lavorarci su. Vedo che c'è una domanda molto specifica sulla lontra, sulla presenza della lontra, a cui non so ben rispondere, nel senso che non mi sono aggiornato sugli ultimi avvistamenti, però la lontra, come il castoro, sono tutte specie che ormai sono entrate nella nostra regione. Gli avvistamenti, ma anche insomma, le riproduzioni sono poche, ma ormai significative rispetto a specie che per decine o centinaia d'anni non erano presenti. Questo è un indicatore di una trasformazione del territorio e delle modalità di uso del territorio. A me piace sempre capire perché c'è la lontra, al di là di essere contento che c'è, e come noi vediamo in realtà qui, diciamo, io ho parlato di tutela della biodiversità, no? Qualcuno potrebbe dire, ma c'è la lontra, c'è il castoro, c'è il lupo, in città vedi gli aironi bianchi nelle rogge, cioè sembra ci sia un'enorme ripresa della biodiversità. È vero perché
la montagna è stata abbandonata e quindi ha aperto spazi a nuove specie, ma tornando a Natura 2000, se andiamo a vedere le specie effettivamente rare, in realtà abbiamo specie che sono in forte ripresa e specie che sono in forte regressione. Anfibi e rettili sono in regressione, mentre altre specie magari più visibili sono in forte incremento. Quindi è difficile dire sta andando bene o sta andando male, ecco. Però registriamo questo, insomma, che bisogna porre molta attenzione. La lontra comunque sì, ci sono, come è stato detto, avvistamenti sia nel Tarvisiano che nell'Isontino e ci aspettiamo ormai un consolidamento della popolazione. Vedo una mano alzata quindi e anche un microfono aperto, per cui prego se c'è una domanda. Sì, buonasera, sono Simona Rainis dell'ERSA. Ciao Simona, vedo che sei codificata 600944. Sono in incognito. Prego. No, volevo collegarmi a quello che ha detto il mio bravissimo prof Bovolenda, no? In effetti manca anche la consapevolezza degli operatori e del consumatore finale, no? Di questi servizi ecosistemici. Il riconoscimento e la quantificazione potrebbe permettere questo switch nella mentalità e quindi il riconoscimento, sì, che loro gestiscono un patrimonio agro-silvo-pastorale, mi riferisco prevalentemente alle malghe, il settore che sto seguendo per l'ERSA. Manca un po' questo approccio, no? Nel senso che tanti gestiscono le malghe perché hanno bisogno di ettari di contributi, chi lo fa bene è parificato agli altri, quindi forse quello che avevamo visto poi col progetto Top Value, riuscire a quantificare e poi a mettere anche in etichetta potrebbe essere uno strumento utile, insomma, per valorizzare tutti questi servizi. Tutto qua, volevo solo dare conferma anche della mia esperienza. Grazie. C'è un'altra domanda? Vediamo. Valore dei servizi ecosistemici. Dimmi. Il penultimo messaggio. Il valore dei servizi ecosistemici potrebbe essere compreso nel prezzo dei prodotti agricoli di qualità. Dovremmo preoccuparci dei prezzi troppo bassi. Sì, questo è il ragionamento. È ovvio che il cittadino nel suo doppio ruolo, da un lato di contribuente, quindi diciamo di colui che paga i servizi erogati alla comunità, e dall'altro di consumatore, quindi diciamo è ovvio che i maggiori costi che in agricoltura ci sono, anche quando ci sono questi vincoli o queste opportunità, insomma, dipende, e vengono scaricati da un lato sul valore del prodotto e dall'altro sul valore dei servizi, quindi qua è l'ente pubblico un po' anche, no? Che ha questa funzione di mettere una linea tra quello che può essere di interesse per tutti e quindi pagato sulla fiscalità generale, poi l'imprenditore bravo che è in grado di valorizzare appunto le sue azioni virtuose nei confronti dell'ambiente, del benessere animale, della biodiversità e così, l'imprenditore bravo riesce anche a creare valore sul prodotto, come no? Non so se volevi aggiungere qualcosa Pierpaolo, poi direi che siamo abbondantemente fuori dai tempi. Sì, sicuramente dobbiamo stare attenti ai prezzi troppo bassi e anche quelli troppo alti, nel senso che poi sì, c'è un po' la tendenza a costruire la nicchia di chi può permettersi il prodotto di qualità, no? E quindi la difficoltà è quella. Secondo me ci sono, comunque noi operiamo dentro, diciamo, un sistema che ha dei confini oltre i quali è molto difficile andare e ci sono dei processi contro i quali è difficile, diciamo, andare in controtendenza. Per cui quello che bisognerebbe fare è anche sviluppare effettivamente dei processi che consentano a questi prodotti di trovare un mercato. Oggi siamo ancora a un livello di nicchia. Bisognerebbe passare a
questa nicchia diventasse un po' un sistema. Non è facile perché ovviamente le spinte vanno esattamente in senso opposto. E quindi i sistemi degli incentivi, insomma anche degli aiuti del PSR, sì, fanno qualcosa, ma non credo possano risolvere tutti i problemi. Insomma. Sì, non so, io ho sempre l'idea che il passaggio dall'incentivo alla logica del pagamento possa essere una logica e di questo sono convinto, perché forse per molti anni colpevolmente abbiamo diciamo, supportato il sistema agricolo senza pretendere un po' una contropartita, perché effettivamente è molto chiaro che l'aiuto di Stato non ha senso, no? In agricoltura, e quindi diciamo se da un lato, diciamo così, miglioriamo la consapevolezza del ruolo di chi si occupa di agricoltura anche in termini di gestione ambientale, e dall'altro paghiamo, come diceva la dottoressa Rainis, adeguatamente i servizi, secondo me qualche passo avanti lo facciamo, insomma, ecco, questo è certo. Va bene, io direi che a questo punto possiamo ringraziare tutti, su questi argomenti ci ritorniamo su anche i prossimi incontri. Ringrazio sentitamente il dottor Zanchetta, che so che ha pochissimo tempo e ci ha dedicato veramente, e lo ringrazio di queste 2 ore che ci ha dedicato, e penso che anche a nome di tutti quelli che lo hanno ascoltato, anche di buona parte insomma di studenti della magistrale che ho visto che oggi si sono collegati, nella quale insegno. Va bene, grazie a tutti. Grazie a voi, è sempre Il prossimo un'occasione. appuntamento, se non erro, è mercoledì della prossima settimana. No, sì, mercoledì. Grazie mille. Diciamo, le registrazioni di questi interventi ovviamente saranno messe a disposizione nella piattaforma del Polo Tecnologico di Pordenone. Grazie mille. Grazie a tutti, ciao.